Ma perché ogni volta deve essere una gara a chi la spara più grossa? Ma porca di una paletta, ma è così difficile verificare l'attendibilità di una notizia prima di spammarla sui social? Quest'oggi, gente, andiamo a parlare del caso che la scorsa settimana ha visto protagoniste le sale LAN italiane e quella notizia diffusa che presumibilmente conoscerete già, secondo la quale dal giorno alla notte sarebbero divenute illegali su tutto il territorio italiano ed anzi che eventi come la Milano Games Week e più in generale tutte quelle realtà in cui il gaming la fa da padrone sarebbero state destinate a chiudere i battenti. Ebbene, state tranquilli perché non è così, o quantomeno non esattamente. Come purtroppo accade spesso quando si ha a che fare con notizie bomba come questa, si è finito per generalizzare e dare anzi la possibilità a chiunque di dire la propria in merito ad un argomento estremamente ampio ed altrettanto complesso, che ha finito null'altro che per sollevare un polverone tale che mannaggia Crocodile manco ad Arabasta s'era mai visto. 久しぶりだな。 Per questo oggi sono qui per chiarire una volta per tutte la questione e mettere, come si suol dire, i puntini sulle i, cercando altrettanto di sfatare, quanto appunto tentare di farlo, tutte quelle cavolate che negli ultimi giorni sono sbocciate sul web manco tulipani al sole. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Ed altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Anzitutto una doverosa premessa, ovvero di che cosa stiamo parlando. Le sale LAN, acronimo che sta per Local Area Network, acronimo che forse ricorderete da uno dei nostri precedenti video sull'argomento indirizzi IP e reti informatiche, sono delle sale, degli ambienti all'interno del quale i loro clienti, principalmente ragazzi, possono accedere ad un'ampissima gamma di periferiche da gaming che vanno da computer da gaming di altissimo budget piuttosto che simulatori professionali, piuttosto che le classiche console da gaming e connessione a banda ultra larga, ovvero tutto ciò che è necessario per giocare a quei titoli dove l'elemento competitivo la fa da padrone per un costo che solitamente si aggira intorno alla decina di euro l'ora indicativamente a seconda della periferica o della categoria in cui si scelga di andare a giocare. Bene, detto questo esponiamo quindi il caso. La bomba è scoppiata dopo che lo scorso 29 aprile l'eSport Palace di Bergamo ha postato un video live sui propri canali social nel quale annunciava l'imminente chiusura di tutte le sale LAN e mostrava, anzi altrettanto, la confisca di tutti i propri dispositivi da parte dell'ufficio dogane, accise e monopoli della Lombardia. E fin qui assolutamente tutto vero e anzi, per quanto possa servire, io personalmente sono molto vicino ai ragazzi dell'eSport Palace. Ma perché è accaduto tutto questo? Le autorità si sono mosse a seguito di un esposto, il quale ovviamente vi lascio linkato qui sotto in descrizione perché cercheremo come sempre di essere il più trasparenti possibili, presentato dal signor Sergio Milesi, amministratore delegato della LED SRL e titolare di svariate sale giochi, slot, biliardi e via discorrendo, all'interno del quale egli faceva presente l'equiparabilità normativa delle sale LAN e di sport alle classiche sale giochi, quelle dove si trovano per intenderci i classici cabinati a gettoni, gli arcade, con la differenza che i primi, quindi le sale LAN e di sport, eluderebbero le normative vigenti offrendo a noleggio i propri prodotti senza adempiere agli obblighi legislativi che invece le sale giochi sono tenute a seguire. In altre parole, quindi, secondo l'esposto di Milesi, le sale LAN e di sport offrirebbero alla propria clientela a noleggio il proprio hardware, indipendentemente da quale esso sia, che si tratti quindi di console, computer piuttosto che simulatori, senza occuparsi della verifica dei giochi utilizzati, impedendone altrettanto, laddove fosse vietato, l'utilizzo ai minori, l'omologazione delle proprie macchine da gioco e altrettanto la verifica dei pagamenti mediante le apposite gettoniere. E purtroppo, gente, che se ne possa dire sull'operato di Milesi, effettivamente ha ragione a riconferma dell'incredibile stato di arretratezza in cui lo Stato italiano sguazza da tempo oramai immemore. Ad oggi non esistono infatti norme che regolamentino il comportamento di sale LAN e di sport.
Tuttavia, considerato il polverone che si è venuto a sollevare a seguito appunto della chiusura dell'eSport Palace, lo stesso ufficio delle dogane, accise e monopoli è arrivato ad intervenire con una nota ufficiale, la quale ovviamente vi riportiamo anch'essa qui sotto in descrizione, all'interno della quale specifica come le notizie diffuse in merito alla chiusura di tutte le sale LAN del territorio nazionale siano totalmente destituite di ogni fondamento, il quanto il provvedimento ha interessato esclusivamente 4 esercizi commerciali all'interno dei quali, a titolo oneroso, venivano messe a disposizione del pubblico apparecchiature da intrattenimento tra cui rientrano anche videogiochi. Per cui gente, lo ribadisco, state tranquilli, le sale LAN non sono illegali e fiere come la Milano Games Week o chi per essa non sono attualmente minimamente a rischio, altrettanto poi perché all'interno della medesima nota viene specificato come a dimostrazione della non veridicità di questa chiusura totale come in uno dei 4 casi sottoposti a controllo l'operatore abbia esibito la documentazione amministrativa attualmente riconosciuta corretta per l'esercizio dell'attività di gioco nella sala LAN, permettendo alla direzione giochi di riconoscere la legittimità dell'attività posta in essere dal soggetto privato e pertanto di concludere l'ispezione amministrativa senza alcun rilievo né contabile né amministrativo. E quindi, traducendo, in uno dei 4 casi l'esercente, il proprietario, ha mostrato agli inquirenti tutta la documentazione necessaria e si è dimostrato in regola pienamente con le normative attualmente vigenti. Pertanto, per lui questa situazione si è rivelata essere pressappoco come un normale accertamento fiscale, uno di quelli che le aziende italiane subiscono abitualmente un paio di volte all'anno, per cui assolutamente nulla di che. Mentre invece negli altri 3 casi le autorità hanno invece provveduto a redigere verbali di sequestro amministrativo per le apparecchiature destinate al gioco prive di ogni forma di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato. Ergo, negli altri 3 casi gli inquirenti hanno notato qualcosa che non andava e in particolare, cito sempre testualmente, in uno di questi 3 casi lo stesso operatore dichiarava di installare videogiochi che erano completamente privi di certificazione e titoli autorizzatori. In altre parole, la qui presente volpe del deserto, perché non saprei come meglio definirla, ha ammesso davanti agli inquirenti di fare uso di videogiochi e titoli craccati, un genio, e quindi chissà come mai la sua attività è stata posta sotto sequestro. Assurdo. E per darvi un'ultimissima ulteriore garanzia della non veridicità di quest'ondata di panico dilagante, oltre alla mia personalissima voce, l'ADM specifica come in tutte le manifestazioni del settore, comprese le fiere tematiche e l'esercizio del gioco nelle stesse sale LAN, non sono in alcun modo pregiudicate se svolte nel rispetto delle regole di settore e che le notizie diffuse non corrispondono alla realtà dei fatti. Ovvero quindi nulla di nuovo, se rispettate la legge non vi accadranno mai cose di questo tipo. E prima di lasciarvi andare un'ultimissima cosa, in quanto sono matematicamente certo di non essere l'unico ad essersi domandato perché questo signore, questo Vittorio Milesi, titolare di davvero qualsiasi cosa tranne sale LAN e di sport, abbia deciso di sprecare del tempo per notificare la cosa alle autorità competenti. E la risposta è più che mai ovvia. Soldi, pecunia. Lo stesso Milesi, infatti, oltre all'esposto di cui sopra, ha inoltrato all'ADM anche un ulteriore interpello all'interno del quale ha fatto presente, chiaro e tondo, limpido, la propria intenzione di dotare le sue sale giochi di postazioni PC, simulatori e altre attrezzature messe a disposizione della clientela. Il documento entra poi infatti anche particolarmente nello specifico, facendo presente in maniera chiara, nuovamente, l'intenzione di allestire postazioni PC e console come PlayStation e Xbox che gli utenti potranno liberamente utilizzare previo pagamento di una quota oraria e bla bla bla, che potranno basarsi su titoli RTS, MOBA, FPS, Battle Royale, giochi di carte collezionabili, sportivi e quello che vi pare in base a quanto riferito. Ah beh, allora dillo subito a Milesi che il tuo era tutto un barbatrucco per sondare il terreno. Era dato tutto chiaro. Cachetto! Ma infamerie a parte, la situazione è molto seria e in vero totalmente lecita. Le sale LAN infatti propongono alla propria clientela dispositivi sì di alta fascia, ma che di per sé, prendendo ad esempio i computer da gaming, si possono trovare nella casa di un qualsiasi utente pro gamer, come altrettanto anche le console, che sono le medesime che potete acquistare dai siti dei produttori piuttosto che dalle grandi catene. E non esistono attualmente omologazioni o controlli legali per accertarsi che queste piattaforme vengano mai utilizzate come esercizi
esercitare qualsivoglia tipo di attività illegale. La speranza in ogni caso è che tutto questo si risolva e che le attività interessate ricevano le dovute indicazioni su come poter rispettare le norme di settore che, altrettanto, si spera verranno aggiornate nel più breve tempo possibile. E titoli di coda, io ti ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi spero vivamente con interesse, ma ditemi che cosa ne pensate di questi avvenimenti? Siete dalla parte di Vittorio Milesi oppure delle sale LAN e di sport? E soprattutto, voi ci siete mai stati in una sala LAN? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con una nuova puntata. Non cambiate canale.